La diocesi di Agrigento fonda le sue origini nel I secolo d.C., quando San Pietro inviò nella città di Triocola San Pellegrino per annunciare il Vangelo. Da allora la città di Caltabellotta festeggia ogni anno il santo che lo ha eletto suo patrono. Io sono Giuseppe Vipia e questi sono i festeggiamenti in onore di San Pellegrino. Pellegrino, tu fosti chiamato quando sei dall'Oriente venuto, dall'Apostolo Pietro mandato, per donare a noi tutti il Signor. Or noi tutti a te, Santo, veniamo per donare il tributo d'onore. Ci soccorra il tuo aiuto, patrono, per lottare e godere con te. Ci soccorra il tuo aiuto, patrono, per lottare e godere con te. Come per la maggior parte dei santi dei primissimi secoli della cristianità, anche per San Pellegrino mancano dei documenti che ne accertino la sua reale esistenza nel I secolo. Il suo culto è suffragato principalmente dalla tradizione orale. La diocesi di Triocola, infatti, è accertata storicamente solo a partire dal VI secolo e la sua memoria si perde nei secoli. La leggenda del Santo Pellegrino venne redatta in un manoscritto del XVIII secolo ed oggi conservato nella biblioteca comunale di Sciacca. A testimonianza del suo antico culto, l'intestazione del manoscritto riferisce di trascrivere ciò che era stato scritto in testi più antichi, ma di cui non è rimasta alcuna traccia. Si narra che San Pellegrino, originario di Lucca di Arcadia in Grecia, fu inviato dietro invito da San Pietro in Sicilia ad annunciare la parola di Cristo. Alcuni scritti suggeriscono che egli fu contemporaneo, se non addirittura compagno di viaggio di San Marciano e San Libertino, protovescovi rispettivamente di Siracusa ed Agrigento. Si narra che Pellegrino, giunto in Sicilia, proseguì il suo viaggio fino alla foce del fiume Verdura, da dove si diresse nell'antica città di Triocola. Giunto nell'abitato, chiese del pane per sfamarsi, ma gli abitanti si rifiutarono di aiutarlo. Pertanto, per castigo divino, le forme di pane furono trasformate in pietra ed ancora oggi è possibile visionarle nella chiesa a lui dedicata, insieme ad altre cibarie che poco hanno a che fare con la leggenda del santo. Dopo il portentoso avvenimento, gli abitanti di Triocola implorarono la sua intercessione per sconfiggere un malvagio drago che esigeva, come razione giornaliera, la vita di un fanciullo, atterrendo i triocolitani. San Pellegrino, con uno stratagemma e col solo aiuto di un bastone, riuscì a scaraventare il drago nelle viscere della terra, in una grotta denominata Grotta del Male, su cui si fonderà la futura chiesa e dove ancora oggi è possibile vedere l'impronta del piede di Pellegrino impressa nella parete di tale grotta nell'intento di spingere il fammelico drago nella terra. Si narra che il santo infilò il bastone nelle fauci del drago pronunciando la seguente frase: "Chiude l'occhio e grape la vucca che te metto a liberante mucca", cioè, tradotto, chiudi gli occhi e apri la bocca, così ti metto dentro liberante. La sconfitta del drago e la vittoria del Santo Pellegrino può intendersi come la simbologia del trionfo del bene, la Chiesa, sul male, paganesimo dilagante. All'ingresso della stessa grotta, inoltre, si trova una grande nicchia che la tradizione indica essere il giaciglio del drago. Qua invece ci troviamo nella grotta nominata del Bene, dove San Pellegrino, secondo la tradizione, visse per proteggere la città di Caltabellotta, l'allora Triocola.
L'altare, nella Grotta del Bene, è indicato come il letto di San Pellegrino, da dove i caltabellottesi, per fede, erano soliti prelevare un pezzo di roccia da portare a casa per proteggerla dal male. Come la precedente, anche questa grotta, scavata in parte artificialmente, è rivolta in direzione est e ovest. Gli indizi, che inducono a pensare al passaggio da un antico culto al cristianesimo, sostituito da San Pellegrino, si possono riscontrare nella storia dei sacrifici dei bambini, sacrifici che hanno una forte caratterizzazione col culto di Cronos Saturno, identificato successivamente con Zeus o Marte. La Grotta del Bene, dunque, può verosimilmente considerarsi come una chiesa ante litteram, utilizzata prima della costruzione dell'eremo stesso, ed è uno dei primi esempi di chiese di Sicilia e tutt'oggi, insieme alla Grotta del Male, è meta di continuo pellegrinaggio da parte dei devoti del santo. Pellegrino sopravvisse alle persecuzioni romane di Valeriano ed uscì indenne al martirio sul fuoco, morendo successivamente in maniera del tutto naturale, almeno stando alle fonti. Alla guida della diocesi di Triocola succedette quel bambino che fu salvato dalle fauci del drago e che divenne San Liberato, anch'esso celebrato dalla comunità montana. Dell'eremo si può datare con certezza la porta d'ingresso della Grotta del Bene, cioè la caverna superiore e la sua volta, che testimoniano attraverso gli affreschi un utilizzo in età normanna. Il prospetto esterno della chiesa è chiaramente databile al XVII secolo. La chiesa ha un impianto architettonico a navata unica e pianta rettangolare e da essa si può accedere tramite scalinata scavata nella viva roccia alla cripta sottostante utilizzata in età bizantina ma manomessa nei secoli. L'eremo fu successivamente ampliato nel XVIII secolo assumendo le sembianze che oggi conosciamo. Riguardo ai primi monaci che vi abitarono si può ritenere che si trattassero di basiliani di rito greco. Infatti San Pellegrino in varie raffigurazioni viene rappresentato con abiti basiliani. Dalle poche frastagliate notizie si sa con certezza che l'eremo fu abitato nel Novecento da un frate per volta fino ai primi anni 50, ultimo dei quali fu frate Buonaventura. Ma l'ultimo abitante della struttura fu un contadino saccense, tale Vincenzo Venezia, che se ne prese cura fino alla metà degli anni '80. I festeggiamenti entrano nel vivo il 17 agosto, quando l'associazione musicale Santa Cecilia, città di Caltabellotta, guidata dal maestro Luigi Circo, fa il suo ingresso nella piazza Umberto I intrattenendo gli astanti. Nel frattempo, nella chiesa del Carmine, i fedeli si raccolgono per la recita del Santo Rosario, intonando l'inno dedicato al patrono. Sull'altare sono depositati gli ex voto donati da chi ha ricevuto una grazia o un'intercessione, il bastone pastorale e le chiavi della città in quanto patrono. Giunta la sera, inizia la processione della preziosa reliquia di San Pellegrino, cioè un omero conservato in un'urna d'argento, accompagnata da una fiaccolata. Aprono la processione due file di fedeli, i quali recitano il rosario e cantano inni al venerato patrono. Segue la reliquia portata dal Monsignor Melchiorre Vutera, vicario generale dell'Arcidiocesi di Agrigento.
Alcuni portano gli ex voto e i simboli del vescovado. Chiude la banda musicale. La data del 18 agosto è stata scelta perché, secondo la tradizione, fu il giorno in cui San Pellegrino morì, mentre la Chiesa lo ricorda il 30 gennaio, quando, sempre secondo i racconti, le sue spoglie furono trasferite dalla Grotta del Bene alla sua città natale. Un detto ricorda la data insieme a quelle di altri santi cari alla Caltabellotta di un tempo. Allo 17 Antone, allo 20 Bastiano, allo 25 Pallo e per fare Cuntuchino allo 30 Piddirino. Cioè il 17 gennaio è la ricorrenza di Sant'Antonio, giorno in cui si benedicevano gli animali. Il 20 San Sebastiano, a cui era dedicata una chiesa, oggi distrutta, ed esisteva pure una confraternita in un passato non tanto lontano. Il 25 la conversione di San Paolo, a cui era dedicata una chiesa vicina a quella di San Sebastiano e da cui fu ricavato un mulino. E il 30, appunto, il calendario cristiano ricorda San Pellegrino. Il corteo giunge all'eremo, dove i doni vengono depositati sull'altare maggiore. Con i fedeli che intonano l'inno a San Pellegrino comincia la vestizione del venerato patrono. Pellegrino, amato, amato, che nella greggia tu sei nato, e il Signore. Vengono tolti i paramenti ordinari e sostituiti con quelli più pregiati. Nella Sicilia fossi mandato, Caltabellotta ti sei fermato, Caltabellotta ti sei fermato. Viene messa la veste con applicati gli ex voto. Vescovo glorioso e pio, che in cielo fate, protettore mio. Grazia mia, mette cammino e proteggetela, San Pellegrino. Gran Vescovo glorioso e pio, che in cielo fate, protettore mio. Glorioso e pio, che cielo fate, protettore mio. Grazia mia, mette cammino e proteggetela, San Pellegrino. Ora vescovo glorioso e pio, che cielo fate, protettore mio. Grazia mia, mette cammino e proteggetela, San Pellegrino. Ora vescovo glorioso e pio, che cielo fate, protettore mio. Vengono appese le chiavi della città. Infine viene posta l'aureola dorata con l'invocazione dei portatori e l'applauso dei fedeli. Glorioso e pio, che cielo fate, protettore mio. Data la breve durata della festa, sono pochi gli eventi collaterali. Il comitato organizzatore, che ha in realtà le funzioni più di una confraternita,
con presidente Enrico Cattano, ha proposto una sfilata di cavalli e cavalieri con la partecipazione dell'associazione caltabellottese Cavalieri di Triocala. Fino a non molto tempo fa, la mattina del 18 agosto vi era la fiera del bestiame dell'agricoltura, che attirava non pochi agricoltori e pastori delle zone limitrofe, essendo uno dei pochi modi di reperire attrezzatura agricola e animale. Dopo Ferragosto, in una società fortemente legata all'agricoltura e alla pastorizia, ci si cominciava a preparare per l'imminente arrivo del freddo. Chi poteva vendeva i suoi prodotti, dalle sementi agli animali di allevamento e o da soma, fino agli utensili per la vita agricola. Un modo per riequilibrare la società e venire incontro alle esigenze di ciascuna famiglia. Oggi, tra le leggi sempre più severe e il crescente abbandono della vita campestre, di questa fiera rimane poca cosa. Si possono trovare solo gli utensili in legno per la raccolta delle olive, come le scale e i sacchi di juta, oltre a utensili per la cucina. Poco dopo l'alba del giorno di festa, i membri del comitato annunciano il gran giorno con il tradizionale sparo di bombe all'oscuro. Segue lo scampanio della campana dell'eremo. Alcuni fedeli, per promesse mantenute o per chiedere un'intercessione, si recano in pellegrinaggio anche a piedi scalzi in chiesa, dopo aver percorso le principali vie della processione. E proteggetela, San Pellegrino. O gran vescovo glorioso e pio, che in cielo fate il protettore mio. Grazia mia, mette in cammino e proteggetela, San Pellegrino. O gran vescovo glorioso e pio, che in cielo fate il protettore mio. La grazia mia, mette in cammino E proteggetela, San Pellegrino. O gran vescovo glorioso e pio, che in cielo fate il protettore mio. Nelle ore mattutine la banda di Caltabellotta gira per le vie del paese fino all'eremo, ricordando ai fedeli che è arrivato il gran giorno. In presenza delle autorità civili e militari della città di Caltabellotta, nella tarda mattinata si svolge la Santa Messa solenne, presieduta da padre Giuseppe Calandra, il quale impartirà la benedizione finale con la reliquia di San Pellegrino. Benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Testimoniate il Signore con l'esempio della vostra vita, andate in pace. Buona festa a tutti.
Nel pomeriggio i membri del comitato e i portatori preparano la vara, la struttura lignea adibita al trasporto del simulacro, posizionandola a ridosso della porta della chiesa. Vengono rimossi dal simulacro gli oggetti preziosi e, con le invocazioni anche dei bambini, viene prelevato dall'altare e traslato sulla vara. Dopo aver fissato il simulacro, sono inserite le travi per portarlo in processione. Vengono anche rimessi i paramenti vescovili. La folla comincia a radunarsi in attesa di accogliere il santo patrono, mentre incalzano i tamburi. Accompagnati dalla banda musicale, i portatori, vestiti con la casacca verde, prelevano il simulacro dalla chiesa, il quale ritorna nella sua comunità. Dopo aver apposto la mitra in legno massello recentemente realizzata, ha inizio la discesa verso il centro abitato.
La prima parte, la più impegnativa, è effettuata dai portatori che, arrivati nel belvedere sottostante l'eremo, poggiano la vara su una struttura in acciaio che agevolerà la seconda parte della discesa su una strada molto meno accidentata. Qui da alcuni anni i bambini trepidanti prendono il sopravvento e accompagnano il simulacro fino al centro abitato. Un'azione che, nata dal volere imitare i grandi, ricorda anche il miracolo principale di San Pellegrino, il quale aveva salvato appunto un bambino. Ascoltiamo dalle parole di Enrico Cattano, presidente della festa dell'edizione del 2016, cosa rappresenta per lui San Pellegrino. Per me, insieme a tutti gli amici con cui ogni anno organizziamo la festa, San Pellegrino ha due valori principali. Il primo perché la storia di San Pellegrino è fondamentale per noi caltabellottesi. San Pellegrino è stato un uomo che ha sposato il Vangelo, ha sposato Gesù, è andato via dalla sua terra, dalla Grecia, è venuto qui per portare la parola di Gesù. Se noi qui a Caltabellotta, in tutta la Sicilia, c'è il cristianesimo, è grazie a quello che ha fatto San Pellegrino. Il secondo motivo è prettamente, legato a Caltabellotta, cioè quello di tramandare questa tradizione. Io ricordo quando ero bambino, i miei genitori mi portavano qui, mi facevano visitare le grotte e io ero affascinato da questa storia che San Pellegrino ha ucciso il drago e ha liberato il bambino. Noi vogliamo che le nuove generazioni vengano qui e possano visitare ancora le grotte, possano crescere innamorandosi e credendo, avendo fede in San Pellegrino. Il culto di San Pellegrino è documentato anche a Palermo con il famoso Monte Pellegrino e nella chiesa ormai distrutta di San Pietro in Vincoli, dove si custodivano altre forme di pane tramutate in pietra. A Napoli, dove nel 1742 fu ritrovato un calendario marmoreo che riporta la deposizione di San Pellegrino il 30 gennaio. Giunti nel centro abitato, il corteo percorre la consueta via processionale per quelle strade del paese che, fino a non molto tempo fa, ospitavano gran parte della popolazione. Il corteo è preceduto dai tamburinai che annunciano l'imminente arrivo del simulacro, il quale è poi seguito dalla banda e dai fedeli in preghiera. Suggestivi sono alcuni dei passaggi in strade strette e tortuose che caratterizzano Caltabellotta.
Alcuni studi sulla figura di San Pellegrino, a causa di incongruenze storiche negli atti a disposizione, collocano l'evangelizzazione da parte di San Pellegrino circa 2 secoli più tardi e che San Pellegrino fosse solo un seguace di San Marciano, del quale scrisse un encomio. Altri invece presuppongono che si tratterebbe di un altro Pellegrino, vissuto appunto più tardi. Nonostante le fonti incerte sui primi anni, la diocesi di Triocala è documentata nei 3 secoli precedenti la conquista araba. Si parla di un certo Pietro menzionato nelle lettere di Papa Gregorio tra il 594 e il 598 e da questo inviato in Sicilia. Poi un certo Massimo convocato da Papa Martino I al Sinodo romano sul monotelismo, seguito da Giorgio e poi da Giovanni di Triocali, che prese parte al concilio di Nicea nel 787. Egli fu l'ultimo vescovo conosciuto della diocesi di Triocala. Questa, con l'avvento degli arabi, fu trasferita nel monastero di San Calogero sul monte Cronio, nei pressi di Sciacca. Poi, con la riconquista normanna, il territorio della diocesi fu unito alla diocesi di Agrigento e da allora, nonostante alcuni tentativi tra la fine del Settecento e gli inizi dell'Ottocento, la diocesi di Triocala scomparve definitivamente. Ciononostante, la Chiesa, dal 1966, riconosce la diocesi di Triocala come sede titolare. L'ultimo assegnatario della carica di vescovo titolare è Carlos Briseño Arch, dell'Ordine degli Agostini Recolletti, attuale vescovo ausiliare di Città del Messico e che nel 2011 venne a fare visita alla sua sede vescovile siciliana. Negli anni Caltabellotta fu colpita diverse volte da periodi di forte siccità che, per una comunità che basava la sua sussistenza esclusivamente sull'agricoltura e l'allevamento, significava rischiare delle pesanti perdite. La forza della fede fece ricorrere i caltabellottesi a portare in processione i simulacri di Maria Santissima dei Miracoli, conservata nella chiesa di Sant'Agostino, il crocifisso Dio Vivo, conservato nella chiesa dei Cappuccini, e San Pellegrino. Durante la processione, o sul termine di essa, il cielo si oscurava, ripetendo il miracolo della pioggia. Non solo, ma era un atto di conferma nella fede dei caltabellottesi alle 3 più importanti figure sante che proteggono la città. Un altro atto di conferma avvenne durante la processione del 1996. Allora, come oggi, molti erano i bambini che circondavano la vara di San Pellegrino. In un tratto particolarmente in pendenza e stretto, una delle travi si spezzò. La vara e il simulacro si piegarono su un lato, rovinandosi, ma miracolosamente nessuna persona fu ferita. Oggi in quel luogo sorge un'edicola dedicata al santo, dove i portatori ogni anno, da allora, si fermano per ricordare quell'episodio e rendere omaggio al nostro patrono.
Padre Giuseppe Marciante, arciprete di Caltabellotta, ci informa sulla centralità di San Pellegrino nella Chiesa Agrigentina. La festa di San Pellegrino per la Chiesa di Caltabellotta e per la Chiesa Agrigentina è certamente una festa di straordinaria importanza religiosa, innanzitutto culturale e sociale. San Pellegrino per noi è il faro della fede, il faro della speranza, il faro anche della stessa vita ecclesiale, perché noi nel nostro cammino di tutto l'anno liturgico guardiamo il nostro percorso di cammino spirituale verso Gesù. In fondo il 30 gennaio e il 18 agosto sono le due date che ci fanno vivere tutto il mistero pasquale, che celebriamo proprio la notte di Pasqua, il ricordo della nostra fede e del nostro battesimo, quella fede che San Pellegrino è venuto a portare in questa terra. Noi siamo orgogliosi di celebrare questa festa perché facciamo memoria di un'evangelizzazione, memoria di una storia di salvezza. Quella leggenda che è anche una realtà di fede, che San Pellegrino è venuto qui a distruggere, a sconfiggere il drago, per noi è un'esperienza ecclesiale. Significa che ancora oggi, come San Pellegrino, dobbiamo distruggere quel drago che è il paganesimo, quel drago che è il male, quel drago che è il maligno, quel drago che è il peccato. E quindi ancora oggi l'attualità di San Pellegrino è straordinaria. Io ho visto in questa festa una grande partecipazione, grazie principalmente al comitato che ha organizzato questa festa, grazie principalmente ai giovani che si sono impegnati per la riapertura dell'eremo. La festa di quest'anno ha assunto un tono particolare, un messaggio particolare. Qui in questa realtà, in questo luogo, non solo c'è la chiesa dedicata a San Pellegrino, ma c'è anche questo eremo a cui San Pellegrino certamente ha dato la sua presenza, ha dato certamente un suo significato, quello di salire la montagna, salire in questo posto per poter incontrare Gesù. E questa esperienza di salire in questa montagna per noi è anche un'esperienza che dobbiamo sapere attualizzare ancora oggi. E l'augurio che faccio a tutti i miei paesani, a tutti i giovani, a tutti i ragazzi, possiamo trovare con la forza di Pellegrino la strada che ci porta a Gesù. La processione giunge nella piazza Umberto I. Le campane della chiesa del Carmine suonano a festa, salutando l'arrivo del patrono. Vengono prelevate le reliquie e viene impartita la benedizione dall'arciprete Giuseppe Marciante. E per intercessione del Vescovo e nostro patrono San Pellegrino, scenda la benedizione su tutti noi, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Riprende così la processione verso l'eremo. Giunti nuovamente in Viale Savoia, noto come La Petra, la vara viene presa d'assalto dai bambini, i quali, ancora più numerosi, riportano il santo fino allo spiazzo sottostante l'eremo. Oh sì, bravo! Pellegrino, tu fosti chiamato quando sei dall'Oriente venuto, dall'Apostolo Pietro mandato per donare a noi
Aiutandosi con le invocazioni, i portatori ripercorrono l'ardua salita fino alla vetta del monte. Ci soccorra il tuo aiuto, patrono, per lottare e godere con te. Ci soccorra il tuo aiuto, patrono, per lottare e godere con te. Uccidesti il demone infernale, liberasti trionfa la tua, predicasti il Vangelo di Dio, tu passasti facendo del bene. Or noi tutti a te santo veniamo, perdonare il tributo d'onore. Ci soccorra il tuo aiuto, patrono, per lottare e godere con te. Ci soccorra il tuo aiuto, patrono, per lottare e godere con te. Non scordarti, patrono beato, della terra che t'ha coronato. Dona a noi novello vigore per raggiungere il cielo con te. Or noi tutti a te santo veniamo, perdonare il tributo d'onore. Ci soccorra il tuo aiuto, patrono, per lottare e godere con te. Oggi abbiamo tra noi il pastore, successore del fido Gerlando, che ci guida alla meta celeste, nella pace, la gioia, l'amore. Or noi tutti a te santo veniamo, perdonare il tributo d'onore. Ci soccorra il tuo aiuto, patrono, per lottare e godere con te. Ci soccorra il tuo aiuto, patrono. Una volta in chiesa, il miracoloso simulacro, privato degli ornamenti che saranno rimessi appena dopo, viene prelevato per essere traslato nuovamente sull'altare maggiore, tra gli applausi della comunità pronta ad accoglierlo di nuovo. Pace, e così l'odore giovanisca, il tuo popolo che ami ancor più. Or noi tutti a te santo veniamo, perdonare il tributo d'onore. Ci soccorra il tuo aiuto, patrono, per lottare e godere con te. Ci soccorra il tuo aiuto, patrono, per lottare e godere con te. Viva San Pellegrino! La comunità, per omaggiare il santo patrono, lo saluta poi con uno spettacolo pirotecnico.
Vi ringrazio per avermi seguito e al prossimo video. Pellegrino, tu fosti chiamato quando sei dall'Oriente venuto, dall'Apostolo Pietro mandato, per donare a noi tutti il Signor. Or noi tutti a te, Santo, veniamo per donare il tributo d'onore. Ci soccorri